Ciao a tutti, oggi vorrei fare un video un po' diverso dal solito. Come vedete ho una chitarra imbracciata che non è quella che uso di solito, ma è la mia prima chitarra, la chitarra con cui ho iniziato a suonare. Al momento ha le corde tutte rotte, è un po' sporca, scassata. L'ho recuperata dalla cantina, giusto per farvela vedere. Perché sono andato a prenderla? Perché arriva un momento nella vita chitarristica di tutti noi dove ci rendiamo conto che lo strumento con cui abbiamo iniziato, ad esempio questo che a me è stato prestato da amici, di cugini, di zii, insomma non ne so bene quale sia la provenienza, ma che poi mi è rimasto, insomma, che questo strumento ci va un po' stretta perché ci è nata la passione, ci è nato la voglia di suonare e quindi avremmo voglia di comprare la nostra prima chitarra, una chitarra che magari si addice di più a quelle che sono le nostre esigenze, a quelle che pensiamo siano le nostre voglie chitarristiche. Quindi mi piacerebbe con voi analizzare quelli che sono gli aspetti che ci possono far propendere per l'acquisto di una chitarra piuttosto che un'altra. Quindi rimettiamo questo al suo posto e andiamo a vedere le prime differenze, la prima grossa differenza, ovvero la chitarra acustica o la chitarra elettrica. Due mondi completamente diversi. Non vi parlerò di chitarre classiche poiché non sono un chitarrista classico, quindi non mi addentro in un mondo che non è il mio, lascio fare questo a chi ne è capace e responsabile. Però sicuramente per iniziare la chitarra classica è molto indicata perché a mio parere ha un grande vantaggio, ha le corde in nylon e la tensione delle corde è inferiore rispetto a quella sia degli strumenti acustici che elettrici. E vi dico questo perché iniziare a suonare e farsi formare i calli sopra le dita, passare del tempo con lo strumento, magari incominciare subito con una chitarra con le corde in metallo può essere pesante. Ci può portare ad avere dolore alle dita e quindi può portarci alla lunga a perdere un po' quello spirito che ci faceva imbracciare lo strumento con la voglia di suonarlo e di sentire il suono. È vero anche che la chitarra classica ha un manico più largo, più spesso e quindi richiede uno stretching, un allargamento maggiore delle nostre dita, soprattutto all'inizio quando i movimenti ci sono più difficili. Questo è un bene perché poi quando andremo su uno di questi due strumenti, che sia elettrico o acustico, il manico sarà più stretto e quindi ci sembrerà di volare, avremo già un'apertura delle nostre dita superiori e riusciremo a fare delle cose che sulla chitarra classica, per dire ad esempio il barré stesso, ci sembrerà molto più semplice su una chitarra elettrica o una chitarra acustica, con la controparte però che le corde in metallo risulteranno un po' più dure per i nostri polpastrelli, ma comunque ci faremo il callo in fretta e quindi non sarà un grosso problema. Passiamo a vedere quali sono i motivi per cui io sceglierei una chitarra acustica come primo strumento. Bene, sceglierei una chitarra acustica perché sono un amante della chitarra ritmica, degli accordi, se vogliamo chiamarli da spiaggia, da festa, da falò, insomma, gli accordi e la chitarra suonata in quelle situazioni dove ci si trova tutti insieme, si canta, si suona e ci si diverte. Una chitarra acustica sicuramente vi farà apprezzare molto, poiché il suo suono con le corde in metallo, molto più risonante di quello di una chitarra classica, vi farà apprezzare di più tutto quello che avete imparato sugli accordi e sullo strumming. Questo può essere un ottimo motivo per cui orientarsi su una chitarra acustica folk. Un'altra cosa molto bella che mi farebbe venire voglia di comprare una chitarra acustica è la possibilità di avere un rapporto diretto con il suono. Che cosa intendo? Il suono è prodotto proprio dalle nostre dita che si appoggiano sul manico e sulle corde e dal nostro plettro, dalle nostre dita della mano destra. Non c'è elettricità, non c'è un intermediario e quindi ci fa lavorare sul nostro tocco, sulla nostra sensibilità, sulla nostra personalità. Quindi qualsiasi cosa andiamo a fare è il risultato del nostro modo di suonare.
E poi infine, perché comprerei una chitarra acustica? Perché sono un amante della chitarra arpeggiata. Insomma, la chitarra ci permette di arpeggiare sia con un plettro che con le dita. E la chitarra acustica, la chitarra folk, per questo è uno strumento molto adatto. C'è un'altra cosa da dire, un'altra cosa che mi farebbe scegliere la chitarra acustica, sempre per il discorso degli arpeggi. Non so se avete mai sentito parlare delle accordature aperte, degli open tuning. Bene, che cosa sono? Sono semplicemente delle accordature diverse da quella che abbiamo, quindi dal solito Mi, La, Re, Sol, Si, Mi. Significa accordare la chitarra in una maniera differente, spesso componendo un accordo con le corde, con l'accordatura delle corde, per andare a suonare delle canzoni diverse, tutte arpeggiate. Vi faccio un breve esempio. Bene, vi ho risparmiato la parte dove accordo la chitarra in Re maggiore. Sentite il suono delle corde a vuoto. Ok, questo è come se stessi suonando un Re maggiore, e questo, come vedete, io mi sono messo, suono sempre con questo thumb pick, ovvero un plettro da dito al pollice, che mi permette di andare a suonare i bassi, no? L'avete visto magari negli altri video in cui spiego gli arpeggi, e si può iniziare a suonare la chitarra come uno strumento polifonico, dove abbiamo le voci di basso e le voci al canto. Bene, adesso passiamo a vedere quali sono i motivi per cui comprerei una chitarra elettrica. Comprerei una chitarra elettrica per l'estetica, devo essere sincero, adoro l'estetica delle chitarre elettriche, in particolare mi piace un sacco la Telecaster, che quando ero ragazzo non mi piaceva, ma adesso che sono diventato un po' più anzianotto sono innamorato dell'estetica di questa chitarra. Un'altra cosa molto importante, quando scegliete la chitarra, datevi un budget e mettiamo ad esempio abbiamo 250 euro di budget, ok, perfetto. Cercate uno strumento che vi piaccia, uno strumento che vi faccia venire voglia di prenderlo in mano, di imbracciarlo, di suonarlo. E non acquistate uno strumento economico scarso che non vi piace o semplicemente perché vi è stato suggerito da qualcuno. Se riuscite, andate a provare lo strumento di persona, sentite come suona, sentite come vi calza, perché è come una scarpa, è come un'auto, come una moto, è qualcosa che poi dopo avrete fra le mani e che dovrete in un certo senso guidare, quindi dovete stare comodi. Quindi l'estetica sì, gioca un ruolo importante, perché entrambe queste chitarre mi hanno catturato l'occhio quando le ho viste, mi sono innamorato, però poi prima di stabilirci un rapporto lungo e duraturo ho deciso di sentire un po' come suonavano e tutte e due mi sono piaciute molto. La chitarra elettrica sicuramente non è una chitarra fantastica per essere suonata in strumming, cioè lo si può fare, però non è bello come sulla chitarra acustica. Vi faccio sentire due accordi. Ok, ho usato il microfono al ponte per essere ancora più sgraziato e più estremo, lo so, però anche se lo spostassi qui il risultato sarebbe un po' più dolce. Ma comunque non super indicato, quindi se siete delle persone che vogliono fare un chitarra e voce, come dicevo prima, musica da festa per suonare con gli amici e divertirsi, accompagnarsi sotto le canzoni e cantare, non vi consiglio una chitarra elettrica, anche perché vi dovreste portare dietro la festa assolutamente con voi anche un amplificatore. Altra cosa molto importante, con la chitarra elettrica l'acquisto di un amplificatore va sempre di conseguenza. Un amplificatore, e qui entra in gioco un discorso molto importante, quello è un amplificatore da 5 watt, è un amplificatore da 5 watt valvolare, fa già un sacco di rumore volendo, quindi attenzione, non vi servono, se dovete suonare solo in casa, dei grossi wattaggi, state su degli amplificatori piccoli ma che suonano bene. Sicuramente se andate in un negozio di strumenti musicali sapranno consigliarvene uno, e affidatevi anche in questo caso al vostro orecchio, che è sempre
sempre la cosa più importante. La chitarra elettrica però, anche lei può essere molto bella da suonare se suonata arpeggiata. Soprattutto se aggiungiamo un po' di effetti che rendono questo suono un po' più morbido. In questo caso ho aggiunto un riverbero che rende la chitarra più spaziale. Il bello della chitarra elettrica, è uno dei motivi per cui acquisterei una chitarra elettrica, è proprio questo: la possibilità di aggiungere effetti che modifichino il suono, proprio perché al contrario della chitarra acustica, invece di avere un rapporto diretto con il suono emesso, qui dobbiamo passare attraverso i microfoni, attraverso l'elettricità, e l'elettricità ci dà la possibilità di cambiarne il suono. Quindi non solo con effetti che rendano questo suono più morbido ed etereo, magari come ho fatto con un riverbero, ma anche con effetti tipo questo distorsore che rende la chitarra un po' più aggressiva e graffiante. Come avete sentito, se siete degli amanti del genere rock o dei generi un po' più duri, questo modo di suonare con dei distorsori, una chitarra elettrica, è quello che fa per voi, ed è uno dei motivi per cui comprerei la chitarra elettrica. E qui veniamo a un altro punto, che è uno spartiacque un po' fra la chitarra elettrica e la chitarra acustica. Sicuramente con una chitarra elettrica potete divertirvi molto a suonare in gruppo. Cosa intendo? Se trovate un vostro amico, un collega, un conoscente che suona il basso, un altro che suona la batteria, potete trovarvi a suonare delle canzoni in una sala prove. Con la chitarra elettrica potete accompagnare tramite accordi, ma potete anche lanciarvi in quella che è una delle cose per cui io comprerei una chitarra elettrica, ovvero assoli, virtuosismi di cui non sono capace, ma che invidio tanto ad altri chitarristi. Quindi se siete delle persone che hanno voglia di studiare un po' di scale, di provare a fare qualche assolo, la chitarra elettrica e il mondo degli effetti è quello che fa per voi. Per chiudere questo video riprendo in mano la mia prima chitarra. Questi erano un po' dei motivi per cui io sceglierei una chitarra acustica o una chitarra elettrica come primo strumento da acquistare dopo la chitarra che mi è stata prestata dallo zio, dell'amico, del nonno e del parente di chissà chi. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Qui nei commenti, ad uso di tutti, se volete, lasciate scritto quali sono i motivi per cui voi avete scelto, magari se avete già fatto questo passo, uno strumento piuttosto che un altro. Quali sono i motivi per i quali vorreste comprare un altro strumento. Insomma, arricchiamo un po' questo video con le vostre esperienze e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!